Questa è la mia stampante 3D, la Eleco Mars Pro. Sono molti anni che stampo con questa stampante, è una stampante a resina 3D. Mi ha tolto molte soddisfazioni, ma ha sempre avuto un piccolo difetto, cioè fare delle stampe piccole. La tecnologia fortunatamente ha fatto molti progressi in questi anni. Con l'arrivo dei nuovi display a 8K sono uscite molte stampanti che hanno aumentato il loro volume di stampa. In questo video andremo a vedere quali sono le 5 stampanti che vale la pena acquistare nel 2023 con risoluzione 8K e grandi volumi di stampa. Prima di andare a vedere la classifica, ragazzi, come al solito, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale con il bottone qui sotto e attivate la campanellina. E magari lasciate un like se il video vi piace, tanto è gratis. Vediamo quali sono stati i progressi e le innovazioni che hanno introdotto in queste 5 stampanti che ti mostrerò in questo video. La prima stampante che voglio mostrarti è la Eleco Saturn 8K. In questa stampante è stato introdotto un display a 8K, quindi è stata aumentata la risoluzione e è stato aumentato il volume di stampa. Il display è passato da 6K a 8K ed è stato inserito sopra il display un vetro temperato per proteggere lo schermo. Il display 8K permette di stampare oggetti più definiti e di aumentare il volume di stampa a 219x123x250 mm. È stato introdotto una nuova tecnologia per l'illuminazione chiamata FCLS di Fresnel, quindi abbiamo una sorgente luminosa più potente di raggi UV. All'interno della macchina è stato introdotto un filtro che purifica l'aria durante la stampa. È una buona stampante e Eleco non si smentisce mai, ve la consiglio vivamente. La seconda stampante che vorrei consigliarti è la Anycubic Photon M3. È stata riprogettata tutta nel design, infatti possiamo vedere la nuova cabina con nuove venature. Anche qui l'introduzione del display 8K ha aumentato il volume di stampa e siamo passati quindi a 219x123x250 mm. Rispetto alle altre stampanti, che hanno una superficie piatta di illuminazione, questa stampante ha un laser che viene riflesso su uno specchio e poi mandato verso lo schermo. All'interno della stampante sono state posizionate 2 ventole di areazione che permettono la fuoriuscita dei gas della resina. Su tutte e 2 le ventole è stato inserito un filtro che purifica l'aria, quindi abbiamo un doppio filtro purificatore all'interno della macchina. Sono state apportate delle modifiche sull'asse Z nella filettatura che ora riesce ad arrivare a 0,005 mm, dando più definizione ad ogni layer di stampa. La terza stampante che voglio farti vedere è la Prozac Sonic Mega. Questa stampante è formata da un cabinet molto elegante con 2 sportelli, al contrario delle altre. Come le altre ha un display a 8K, quindi ha una alta risoluzione di stampa, ed ha un piatto di 33x18,5 cm, in cui possiamo inserire molti modelli. Il piatto è in acciaio. Sopra il piatto sono stati praticati dei fori che secondo me, a mio avviso, sono un po' scomodi, in quanto quando andiamo a fare la stampa la resina entra anche dentro quei fori e una volta indurita poi diventa difficile la pulizia del piatto, perché poi sotto la stampa si vedono degli scomodi cilindri dovuti ai buchi sul piatto. Il display da 15 pollici, sempre mono LCD, è uno tra i display più larghi che io abbia mai visto. Infatti con questa stampante possiamo fare statue intere senza preoccuparci di fare dei tagli. A differenza delle altre, questa stampante è un po' più costosa e la potete trovare su AliExpress con il link in descrizione. La quarta stampante che andiamo a vedere adesso è la sorellina minore della Prozen, quindi la Prozen Sonic Mini. La stampante ha sempre un display 8K, nulla da togliere contro le rivali. Lo chassis riprende la forma di quelle delle stampanti un po' più economiche, infatti vediamo il cabinet classico della stampante a resina. Come per la sorella maggiore, il piatto di stampa è stato modificato con dei disegni che facilitano l'aggrappatura della stampa. Anche questa stampante riesce ad avere una risoluzione di 8K con dettagli rifinitissimi. L'ultima stampante che andiamo a vedere è la Kingron KP8.
Anche questa stampante è 8K, secondo me è stata leggermente copiata dalla Eleco Mars, infatti anche questa utilizza lo stesso slicer della Eleco Mars che è Key to Box. Piatto di stampa in acciaio ed hanno aggiunto un comodo sportello per aprirla invece del solito box di plastica. Ha una serie di LED che illuminano il display con i raggi UV ricoperti da una capsula che permette l'amplificazione dei raggi. All'interno ha una ventola di areazione, come tutte le altre stampanti ha un display di 10 pollici, per l'esattezza 10,3 pollici. Per questo video ragazzi è tutto, spero di esservi stato d'aiuto. Noi come al solito ci vediamo qui per un prossimo video. Un saluto a tutti da Andrea Artegraffa, ciao!